Bentornati nel canale. Oggi proviamo a fare in casa il pane di Altamura, uno dei pani più famosi al mondo e che presenta una crosta croccantissima all'esterno di 3-4 mm e all'interno una mollica invece soffice ma molto densa. La ricetta originale in realtà prevede il lievito madre, ma oggi noi andiamo a prepararlo con il lievito di birra, il che renderà tutto il procedimento più veloce e il pane comunque avrà un sapore spettacolare. Non ho rispettato il disciplinare del pane di Altamura, che prevede oltre al lievito madre l'utilizzo di specifiche varietà di semola e cottura ad esempio a forno a legna o a gas. In descrizione comunque vi lascio il link al disciplinario ufficiale, ma adesso gustiamoci questa ricetta che comunque ci delizierà. E ora, sigla! Partiamo subito con gli ingredienti: 900 g di semola, 12 g di lievito di birra, 600 g d'acqua, mezzo cucchiaio di miele, 15 g di sale e via. Incominciamo versando metà dell'acqua nell'impastatrice, ci aggiungiamo il lievito di birra e andiamo un po' a mescolare per far sciogliere il lievito. Aggiungiamo il miele, lo facciamo sciogliere leggermente nell'acqua col lievito e adesso aggiungiamo la semola rimacinata di grano duro. Aggiungiamola tutta, chiudo l'impastatrice e adesso inizio a mescolare. Inizio a impastare. Quando inizia a compattarsi leggermente la semola con l'acqua, aggiungo a filo il resto dell'acqua, continuando comunque a impastare. Ok. Dopo qualche minuto di impasto aggiungo il sale, in questo caso aumento leggermente la velocità, continuo a impastare per una decina di minuti. Quando l'impasto si stacca bene dalle pareti posso stoppare e vado a fare un riposo di un 5-10 minuti. Dopo 10 minuti riavvio la planetaria, ma faccio giusto qualche giro per far sì che l'impasto prendi un po' più di forza e adesso con la mia amica spatolina vado a pulire bene bene il gancio a foglia ed ecco qui l'impasto che adesso vado a versare sul tavolo ricoperto prima da un po' di semola. Lo allargo leggermente con le dita e adesso vado a fare prima una piega a sinistra, così verso il centro, e poi una piega a destra verso il centro e adesso dall'alto vado a chiudere e a formare una palla, una leggera pirlatura con le mani che chiudo bene bene l'impasto e adesso lo vado a posizionare in un contenitore leggermente oliato, lo copro con la pellicola e andrà a riposo per 2 ore circa. Dopo 2 ore è lievitato tantissimo, quindi cospargo di nuovo il tavolo con la semola e vado a riversare l'impasto sul tavolo. Adesso vado a dividerlo in 2 perché faremo 2 pagnotte e ora porto i lembi del mio impasto verso l'interno, così sempre più verso l'interno fino a formare una palla. Chiudo bene con le dita, vado a pinzare sempre verso il centro, chiudo, si è creata una palla e adesso sempre con una pirlatura vado a creare
la mia prima pagnotta e farò la stessa cosa per l'altra parte dell'impasto. Quindi adesso ne ho 2 e adesso con la parte esterna della mano ma anche con le dita vado a creare quella che viene chiamata la forma a cappello di prete, cappello du prevet in dialetto pugliese. Quindi vado a schiacciare leggermente in bordi e questo farà sì che l'impasto lieviterà e si espanderà anche in cottura verso l'alto. Quindi qui, una volta trasferito sulla carta forno, sulla teglia, vado a ribadire un po', vado a schiacciare meglio i bordi e adesso una lievitazione di 30 minuti vado a coprire con un panno asciutto. Dopo 30 minuti, ecco qui, si sono ancora maggiormente gonfiate e con una lama vado a fare dei tagli sulla superficie della nostra pagnotta. Ok, prima in verticale e adesso in orizzontale. Sono dei tagli che io faccio con una lama per il pane, però si può fare anche con qualcosa di molto affilato. Sono tagli profondi circa 1 centimetro. Faccio la stessa cosa anche sull'altra pagnotta. Ok, cospargo con un po' di semola la superficie ed eccolo qua, il nostro pane pronto per essere infornato a 240 per 20 minuti, ripiano medio, vado a cuocerlo. Dopo 20 minuti passo al ripiano basso e cuocio per altri 20 minuti a 220 però. Dopo i 20 minuti spengo il forno e lascio la fessura, lo sportello socchiuso per altri 10 minuti a forno spento. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, è buonissimo per accompagnare i pasti oppure delle ottime bruschette con salumi oppure anche solo condito con un filo di olio pugliese. Senza dimenticare la Nutella, ragazzi, con la Nutella è spettacolare. Possiamo conservarlo anche per una settimana, infatti una delle sue caratteristiche è proprio il fatto che possa durare a lungo. È per questo che veniva utilizzato in passato per nutrire i contadini quando si trovavano a lavorare lontano da casa sulle colline della Murgia. Ovviamente possiamo anche tagliarlo a fette e congelarlo. Quindi se non l'avete ancora provato fatelo ragazzi e fatemi sapere cosa ne pensate e se lo provate potete anche taggarmi su Instagram e riposterò i vostri risultati, magari anche se l'avete fatto con lievito madre, lievitazione più lunga, condividete la vostra ricetta se vi va e non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima!